Amici, oggi mi beccherò tantissimi insulti perché spiegherò delle cose che non sono da fare all'interno delle vostre fotografie quando state iniziando o in generale cose che dal mio punto di vista, parere personale, non sono da fare. Lo farò analizzando delle fotografie che ho trovato spot su internet, non voglio assolutamente offendere nessuno e soprattutto il mio parere personale e a scopo didattico. Quindi se siete interessati che io faccia magari delle letture portfolio con qualche video, con qualcosa, dato che succede che a volte mi mandate delle foto su Instagram e mi dite ciao, cosa ne pensi, cosa potrei fare per migliorarle, eccetera, 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 se siete interessati a una lettura portfolio molto intensa e molto più approfondita, potete mandarmi delle vostre fotografie, io ci posso girare un video senza offendere nessuno, ovviamente, come facciamo in questo video qua. Adesso analizziamo delle fotografie che ho trovato, vi spiego cosa c'è che non va, cosa sono gli errori più comuni, quindi cioè, non è una cosa che fanno solo queste persone, e invece poi vi faccio vedere degli esempi di fotografie veramente, veramente carine. Andiamo. Allora, possiamo partire subito con una fotografia, questa qua di Roma, con questo cielo cambiato così. Il mio consiglio per queste fotografie qua, che come potete vedere hanno un bel problema, cioè nel senso non ha uno stile compositivo, non ha un senso di simmetria e soprattutto l'errore più comune che viene fatto quello di sparare questi cieli, questi tramonti, quando poi alla fine in fondo si può benissimo vedere che c'è la luce bruciata, quindi questa cosa dal mio punto di vista non va bene. Ehm, Se volete fare delle fotografie del genere cercate di prendervi magari, cioè non così, cioè cercate di comporle in maniera carina dando un'importanza al cielo e se volete poi modificare il cielo perché ok, attenzione, andateci piano perché i colori comunque non ci sta a fare una cosa del genere, cioè è abbastanza orrendo. Poi passiamo successivamente a questo ritratto perché cercherò di mischiare un pochino tutti i generi fotografici. Questo ritratto in bianco e nero, carino, ritratto in bianco e nero, normale, basico, semplice. Come vi ho spiegato nel mio video degli stili di illuminazione, ci sono delle robe che vanno fatte, delle altre robe che non vanno fatte. In questo caso viene illuminato principalmente la zona dell'orecchio e dei capelli e leggermente il primo occhio e poi c'è l'altra parte della faccia completamente in ombra. Ora c'è un errore di illuminazione e un errore di composizione. L'errore di composizione è che il soggetto non è centrato, perché il soggetto in questo caso non è centrato e viene tagliato qua all'altezza della spalla. È un errore comunissimo, anch'io nelle mie prime fotografie in studio tendevo a farlo, quindi mi ci metto dentro anch'io, anzi dopo ci saranno delle mie foto che facevo io a 14 anni, che fanno rabbrividire, ok? Dopo ci sono contenuti interessanti. In questo caso, se volete fare un'illuminazione di questo tipo che si chiama illuminazione split, come farla vi lascio al mio video degli stili di illuminazione, vi consiglio di comporre diversamente, di spostare leggermente la luce perché in questo caso proprio non c'è luce, c'è l'occhio illuminato quasi di riflesso, quindi non ci sta. Se volete rendere la parte in ombra ancora più in ombra, potete mettere la luce magari da questa parte e da questa parte un pannello nero, così che l'ombra risulti ancora più proprio chiusa, senza un riflesso. Ci sono tanti modi per illuminare un soggetto, per creare delle ombre più dure, più morbide. Se siete interessati vi faccio delle piccole cose, anche se oggi vi spiego un pochino come funzionano. Poi, fotografia street in bianco e nero. Allora, questo stile di reportage a me piace molto, questo ragazzo che fa queste fotografie qua è un fotografo amatore e a me personalmente è una cosa che piace, cioè nel senso è un reportage, per capire non basta una fotografia così, devi guardare il suo profilo, devi capire quello che fa, come lo fa, e considerazione sul bianco e nero. Il bianco e nero da una parte è un po' una paraculata perché non dovete gestire i colori, dovete gestire solamente le luci e le ombre e è un bianco e nero generico molto spesso fa abbastanza, cioè nel senso fa il suo lavoro, è abbastanza. Dal mio punto di vista
ci sono tanti aspetti psicologici anche dietro il bianco e nero, cioè che evochi comunque un fatto di ricordo vecchio, una serie di emozioni che evoca il bianco e nero che sinceramente mi portano a usarlo il meno possibile, a meno che non ci sia qualche ritratto o qualche cosa, però tipo nelle mie fotografie street cerco a volte di evitarlo, anche se presto usciranno delle mie fotografie in bianco e nero o comunque potete vederle sul mio sito Instagram. In questo caso è un po' così, è una fotografia di puro reportage di questa sembrerebbe comunque manifestazione interessante fino a un certo punto. Come potete vedere la fotografia di reportage non è essenziale comporre perfettamente l'immagine, state attenti insomma a non abusare, cioè a non fare troppo, cioè questo qua secondo me è il limite di questa fotografia qua. Altra fotografia in bianco e nero è di Ciro, che invece in questo caso qua non apprezzo minimamente perché il bianco e nero qua è usato proprio come vera e propria paraculata perché in questa foto non c'è nulla di interessante perché il soggetto è tagliato, non viene ambientato bene il soggetto, la bici è tagliata, c'è questo palo che dà fastidio, no, non ci siamo, in questo caso il bianco e nero è una vera e propria abuso, diciamo, per cercare di creare quella cosa, perché c'è il vecchio, c'è la persona anziana, non il vecchio, c'è la persona anziana, il bianco e nero, la bici, no, però per me no. Fotografia molto interessante questa, realizzata ovviamente con tempi molto brevi, con i capelli di questa ragazza che vanno verso l'alto, molto molto interessante, se non fosse che molto spesso un errore che si fa è che ci si concentra molto sull'idea, quindi quest'idea qua che era molto molto carina, cioè veramente qua potevi fare una cosa molto bella, lui l'ha fatta, però allo stesso tempo non si è concentrato sulla simmetria e su tutto quello che circondava il nostro soggetto, cioè nel senso questo soggetto dal mio punto di vista poteva essere ambientato molto meglio, poteva essere ambientato molto meglio di una scala mobile, poi dall'altra parte mezza scala mobile, dall'altra parte mezza scala, i riflessi delle luci, però è interessante che capiate che molto spesso ci concentriamo sull'idea che molto spesso è valida, però non pensiamo a tutto quello che ci sta intorno e che quindi fa da cornice alla nostra idea e al nostro soggetto. È importante che ce lo ricordiamo. Poi fotografia a Pisa, questa fotografia come quelle che ci sono in questo carosello, l'appunto che mi sento di fare e che si fa molto spesso è di stare attenti a non desaturare i colori, perché cosa vuol dire? Che tendiamo a mettere tutto più sul grigio, facendo risultare questi marroncini e questi verdi scuri, 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 questo ambiente non è una cosa che si fa, non è una cosa che ci sta, dal mio punto di vista non, cioè, sono delle LUT o dei preset o delle cose che però non vanno bene, questo desaturato parziale a dare tutta questa cosa cupa non è per niente interessante. So che quando scoprite Lightroom, Photoshop, tutte quelle cose lì vi porta a farlo, però no, cioè dal mio punto di vista è un no. Poi successivamente, sempre sull'aspetto colori, rimaniamo in tema perché c'è questo teal and orange sparatissimo. Ora, l'aspetto teal and orange è molto interessante, però non deve essere così forte. Cioè, avere le luci arancioni, ok, sì, carino. Avere le luci così blu non è carino, è brutto, dà un contrasto, cioè è tutto arancio e blu, non ci sono altri colori, bruci completamente qualsiasi altra sfumatura, o è arancio o è blu, non ci sono banalmente neanche i bianchi. Cioè, no, ragazzi, state attenti quando utilizzate dei preset, perché questo qua 100 su 100 è un preset, non create queste cose. Poi vabbè, la fotografia in sé non mi va di commentarla, è una fotografia a sé stante, non ha niente di interessante questa fotografia, però la mia critica e la mia, diciamo, consiglio per voi è dato dal fattore colore che dovete stare attenti. Prima di passare alla prossima fotografia ti ricordo di iscriverti, di seguirmi anche su Instagram, mi raccomando, seguimi perché arriveranno dei progetti veramente veramente interessanti, stanno arrivando delle recensioni anche molto molto interessanti, vatti a rivedere i miei vecchi video e noi adesso andiamo avanti con il video. Poi passando oltre, questa fotografia qua è molto interessante, a me piacciono molto queste fotografie di arco, persona che passa in mezzo, in questo caso ho apprezzato l'idea del fotografo di abbassarsi leggermente, il che dà l'idea che questa fotografia fosse magari pensata, però
cioè, fosse programmata, magari questa persona qua non passava di lì per caso, però comunque lasciando stare questo aspetto, ho apprezzato questa idea del fotografo di abbassarsi, non ho apprezzato la leggera mancanza di simmetria e poi il fatto che non abbia incorniciato bene il soggetto in questa prima parte, primo arco, il secondo arco, il terzo arco con in mezzo il medaglione è veramente bello, però non è piacevole il fatto che la struttura del primo arco venga completamente tagliata. Io avrei fatto un passettino indietro per prendere tutto il sistema architettonico e poi incorniciarci in mezzo la persona, insomma, sarebbe stato molto molto più bello. Poi ritratto in studio. Ragazzi, non fate queste cose, questi colori, questi seppia, questi gialli sono veramente, veramente imbarazzanti, sono bruttissimi, a me personalmente non piacciono per niente, poi in questo caso si vede che la fotografia è molto buia, si è andata a mettere un giallo incredibile, ma si vedono anche cioè praticamente si vedono le linee del sensore da quanto è stata tirata questa foto, non ci siamo minimamente. Il ritratto in studio che invece ci siamo è quello del mio collega, ritrattista e anche youtuber di cui vi lascio il nome qua, Robin PH, che ve lo lascio scritto qua così ve lo andate a cercare. Lui fa veramente delle fotografie belle, ha uno stile veramente veramente interessante, queste fotografie sono fantastiche, questa modella. A me personalmente il suo stile non fa impazzire, però è un gusto estetico, però se dovete fare ritratti così, top. Cioè, a me che non piace questo stile, io vedo i suoi ritratti, le sue fotografie e dico, ok, questo ragazzo c'è, questo ragazzo è bravo. Questo ragazzo può fare una collaborazione con me, se viene a scrivermi nei commenti e vede questo video. No, veramente, veramente bravo. La pelle è trattata in maniera interessante, non è stata lisciata da paura, allo stesso tempo si vede che è stata lavorata, gli occhi sono stati trattati in maniera interessante, la luce, poi lui certo fa delle cose che a volte vanno troppo sul giallo, delle cose che a me non piacciono. Questi ritratti mi piacciono di questa ragazza e fa delle altre cose che ricerca un po' un look più vintage, delle cose che a me non fanno impazzire personalmente, però sono fatte molto bene e sono molto interessanti. Altro ritratto, questo mezzo rosso, mezzo blu, non facciamo queste cose, non pensiamo di essere alternativi se facciamo queste cose, è interessante utilizzare i colori all'interno dei vostri ritratti, non è interessante utilizzare i vostri colori così all'interno dei vostri ritratti. Mi raccomando ragazzi, state attenti a quello che fate, va bene sperimentare, qua ci sono tantissime cose che non vanno, le mani tagliate che spunta fuori così, la luce pilota è fatta male, le ombre sono fatte male, o fate magari una mia idea che può essere, potete giocare con le ombre di un colore e la luce di un altro, per esempio la luce magari è più giallina, mentre invece le ombre è un po' più blu, giocando sulla post-produzione, giocando anche su alcuni riflessi che potete creare con le ombre, molto interessante, però non fate queste cose qua. Così come invece potete fare queste fotografie qua che mi fanno impazzire, questa immagine a me proprio dà un senso di completezza, purezza, pulizia, è bellissima, è un fotografo di Londra. Nonostante questo mi permetto di dire che io avrei messo la luce leggermente un pochino più in alto per evitare di marcare il mento della modella, però anche qua c'è una pulizia incredibile, forse pelle un po' troppo liscia, però ci siamo, veramente veramente carino. Se volete fare dei ritratti e volete ispirarvi a questi ha questi veri e propri dipinti, perché lo stile di questo fotografo è di ricercare una purezza data dai dipinti, data da un'illuminazione vista e rivista, ma renderla interessante su dei soggetti interessanti, è molto molto interessante, ecco, molto molto carino. Niente di interessante in questa foto qua, che è la mia prima foto scattata nel 2017 in California con il mio iPod, e in questo caso è sbagliato perché è scattata, l'orizzonte sta a metà, è sì dritto, ma non si dà troppa importanza alla spiaggia, al cielo, il cielo è di un blu orrendo, poi vabbè la qualità è quello che è. No, non ha niente di interessante questa fotografia, anche la strada di sabbia presa in sé non è stata presa in maniera simmetrica, ragazzi, avevo 13 anni, dai, abbiate pietà. Così come non è presa in maniera interessante questa foto scattata secondo me nel 2019 già con la mia Sony A6000 o 2020 anche,
che non è niente di interessante. Questo albero che cade dall'alto è orrendo, non si può vedere. I colori, ragazzi, state attenti ai colori perché la macchina fotografica, soprattutto le reflex, questa era già mirrorless, ma soprattutto le reflex hanno delle dominanti che veramente dovete andare a lavorare in post-produzione sui file RAW. Quindi questi erano gli errori che vengono fatti più spesso, che vedo fare più spesso all'interno delle fotografie. So che il video è stato lungo, spero mi abbiate seguito fin qua, io vi ricordo di seguirmi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti.